Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Stavolta torniamo ad occuparci di un ruolo affascinante nel calcio, quello del portiere. Abbiamo già dedicato un video a una carrellata di interventi spettacolari, ma stavolta proviamo a proporre una classifica. 10 portieri che hanno fatto la storia del calcio italiano, i migliori interpreti del ruolo attraverso le varie generazioni. Pronti dunque per la nostra speciale graduatoria, i 10 migliori portieri italiani della storia. Valerio Bacigalupo. Il grande Torino lo rese immortale. Tra le tante storie nelle storie che hanno accompagnato la tragedia di Superga, si narra che uno dei primi documenti ritrovati tra le macerie del disastro fosse il suo. Era il libretto universitario, dentro c'era una foto che lo ritraeva al fianco di Sentimenti IV, il suo rivale in nazionale. Valerio Bacigalupo era originario di Vado Ligure ed era l'unico elemento dei grandi Granata che aveva appena iniziato ad affacciarsi in nazionale. Questo perché aveva appena 25 anni nel 1949 e si era appena preso in febbraio il posto da titolare nelle vittoriose sfide degli azzurri contro Spagna e Portogallo. Elegante e straordinariamente bello a vedersi nei voli plastici da un palo all'altro, era in piena evoluzione calcistica prima di subire la più atroce delle beffe del destino. Francesco Toldo. Probabilmente la sua è stata la prestazione singola più impressionante nella storia della nazionale italiana. I rigori olandesi che non riuscivano a entrare nella semifinale degli europei del 2000 l'hanno reso un totem quasi alla pari del romeno Dukadam che li parò tutti in una finale di Coppa dei Campioni. Ha vinto poco nella prima parte della sua carriera, ma c'è da dire che il destino sportivo con lui è stato cinico e baro. Quell'europeo finì con la beffa francese all'ultimo secondo in finale. C'era lui in porta il 5 maggio del 2002, in uno dei più incredibili epiloghi del campionato di Serie A. Lasciato il posto da titolare a Julio César nell'Inter, ha comunque vinto 5 scudetti ed era in rosa anche l'anno del triplete, in quella che è stata la sua ultima stagione da professionista. Aldo Olivieri. Nell'era precedente alla Seconda Guerra Mondiale è stato sicuramente l'interprete più moderno del ruolo. Straordinariamente temerario nelle uscite, i suoi interventi spettacolari gli regalarono il soprannome di Gatto Magico. Conquistò la nazionale giocando nella Lucchese. A Vittorio Pozzo non interessava la piazza, ma la capacità di salvare la situazione quando una squadra già fortissima lasciava qualcosa agli avversari. E da portiere rossonero trionfò a Colombe, conquistando il secondo titolo mondiale per l'Italia con una squadra incredibilmente forte. Dopo il trionfo irritato passò al Torino. Il 26 ottobre 1938 visse una giornata storica, difendendo la porta della selezione europea in un amichevole contro i maestri inglesi. Con lui scesero in campo Alfredo Foni, Pietro Rava, Michele Andreolo e Silvio Piola, giusto per far capire la forza di quell'Italia. Gianluca Pagliuca. A livello acrobatico è stato probabilmente il migliore, si è portato dietro lo spirito picaresco di quella Sampdoria che visse degli straordinari anni 80. Formidabile pararigori, a USA 94 arrivò a un soffio dalla gloria iridata, perdendola proprio in quella che era la sua specialità. In un Inter tra campioni e guai, non è arrivato a quello scudetto che aveva toccato in blu cerchiato, dove però la maledizione delle finali lo ha punito in Coppa dei Campioni, con una punizione di Ronald Koeman. Capace di interventi miracolosi, raramente si addormentava, scatenando esilaranti reazioni da parte del suo mentore, Vojadin Boskov, ma la continuità faceva parte del suo bagaglio tecnico, tanto che la Serie A l'ha lasciata solo a 40 anni, con la maglia dell'Ascoli, dopo 7 anni significativi nella sua città, Bologna. Giuliano Sarti.
Come molti protagonisti di questa classifica, anche lui paga il racconto eterno di una giornata nera, l'errore a Mantova che consegnò lo scudetto alla Juventus. Ma il far parte di una filastrocca storica del calcio, quella della formazione della grande Inter, non è un caso. Così come non sono un caso le 2 coppe dei campioni vinte negli anni del grande Benfica e del grande Real, né i trionfi con la Fiorentina, scudetto compreso, prima di approdare nella grande Inter del Mago. Forse il primo portiere italiano capace di vincere a più latitudini, con l'Inter si affidò al suo stile essenziale e i nerazzurri lo scelsero al posto dello zio di Gigi Buffon, Lorenzo, e la sua proverbiale affidabilità fece le fortune della squadra. Avrebbe probabilmente meritato di più in nazionale, soprattutto nell'era pre-Albertosi. Enrico Albertosi. L'unico della sua generazione che è riuscito davvero a tenere testa a Dino Zoff, che nel 1968 si è preso il titolo di campione d'Europa proprio grazie all'infortunio di Albertosi, che tornò titolare nel 1970, contendendo il titolo mondiale al Brasile di Pelé, dopo aver vinto uno storico scudetto a Cagliari, dopo aver lasciato la Sardegna. Di scudetto importante ne ha vinto un altro, quello col Milan di Rivera, che non si imponeva dagli anni 60. Senza dimenticare che a inizio carriera ha vinto anche a Firenze, c'era lui nella finale di Coppa delle Coppe contro i Rangers. Estroverso e diverso rispetto a molti colleghi con i quali condivide questa classifica, lui e Zoff erano il diavolo e l'acqua santa. Facile capire chi fosse chi in questo dualismo. Walter Zenga. Il duello a distanza con Rinat Dasajev come miglior portiere degli anni '80 ha acceso per anni la fantasia degli appassionati. Lui ha avuto quasi sempre la meglio nel confronto, guadagnandosi il soprannome di uomo ragno grazie alla capacità di volare letteralmente tra i pali. Lo scudetto del 1989 sembrava l'abbrivio verso la consacrazione, ma la stagione 1989-90 strappò i suoi sogni. Prima l'assalto fallito alla Coppa dei Campioni nell'Inter dei record, quindi quell'errore in Italia-Argentina che lo perseguiterà. Quello doveva essere il suo mondiale e quello dell'Italia. Le cose andarono diversamente e forse offuscarono troppo la qualità di un portiere incredibile, poi capace di giocare e vincere per anni. Indimenticabile la performance contro il Salisburgo che regalò all'Inter la Coppa UEFA. Angelo Peruzzi. Gli infortuni non hanno reso giustizia alla straordinaria potenza tra i pali di quello che è stato forse il più forte di sempre per riflessi e distinto tra i portieri italiani. È stato il numero 1 dell'ultima Juventus vincente in Europa, ottenendo ciò che è mancato a colleghi illustri come Zoff e Buffon, la Champions League, peraltro vinta da protagonista nella notte dell'Olimpico contro l'Ajax nel 1996. È vero che gli altri 2 hanno difeso la porta dell'Italia mondiale, ma non va dimenticato che in quella squadra del 2006, pur senza giocare, c'era anche lui. Il giusto coronamento per una carriera che spesso lo aveva penalizzato in azzurro, costretto a saltare per infortunio la grande occasione del mondiale del 1998. Ha chiuso bene alla Lazio quando nel 2007 preferì il ritiro ad un altro giro in Champions che si era guadagnato sul campo. Giampiero Combi. Assieme allo spagnolo Zamora è il mito dei portieri anteguerra. Ha speso tutta la sua carriera in bianconero nella Juventus, vincendo 5 scudetti, gli ultimi 4 dal 1931 al 1934. Serie poi per lui interrottasi perché, dopo il trionfo del mondiale del 1934, vinto in una leggendaria linea difensiva con i compagni juventini Rosetta e Calligaris, decise di ritirarsi. Prima della Serie A a girone unico nel campionato 1925-1926, mantenne la sua porta inviolata per 934 minuti, più di 9 partite, dal 25 ottobre 1925, Juventus-Milan 6-0, al 28 febbraio 1926, Parma-Juventus 0-3. 90 anni dopo ci volle un altro bianconero, Gigi Buffon, per arrivare a 974 minuti e superarlo. Gianluigi Buffon. La terza via tra Albertosi e Zoff è lui l'uomo dei record, da quello straordinario esordio contro il Milan quando il Parma decise di lanciarlo in Serie A. Di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima. Un campionato del mondo, il record di presenza in Serie A in nazionale. È andato in doppia cifra per quanto riguarda gli scudetti vinti. Sembra anche intenzionato a infrangere ogni primato di longevità. Con 974 minuti senza subire gol è suo anche il record di imbattibilità in Serie A.
e forse avrebbe meritato di succedere al leggendario Yashin come secondo vincitore di un pallone d'oro come portiere. Soprattutto ha saputo spesso attraversare un mare in tempesta da vincitore, senza esitare a mettersi a nudo, anche quando ha dovuto affrontare lo spettro della depressione. Infinito. Dino Zoff. Chiamatelo Dino, chiamatelo mito, non fa differenza. In molti non lo ritengono superiore a Buffon tecnicamente, ma il primo posto se lo prende di prepotenza per l'icona che ha saputo diventare nel mondo del calcio. Una carriera straordinaria, per anni il primato di presenze in nazionale è stato suo. Prima che il numero di partite si moltiplicasse a dismisura, i suoi 112 caps sono stati un numero intoccabile nello sport, come il 1972 di Mennea. La parata in Italia-Brasile sulla linea di porta, quella Coppa del Mondo alzata al cielo, sono stati il simbolo dell'Italia che rinasceva negli anni '80. Curiosamente non tutti ricordano che alla Juve ci è arrivato solo a 30 anni. Gli è mancata solo la Coppa dei Campioni. Nel 1983, fallito l'ultimo tentativo ad Atene, si ritirò senza neanche giocare la successiva finale di Coppa Italia. Unico in tutto. E tu cosa ne pensi? Sei d'accordo con la classifica? Ci sono portieri che avresti tolto dall'elenco oppure ne avresti aggiunti altri? Scrivilo nei commenti e naturalmente non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!